Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo della mia moto, la Yamaha XT600E. Non c'è molto da dire su questa moto se non che io abbia montato collettore di scarico della GPR con relativo terminale e ho anche sostituito il filtro dell'aria originale con uno più traspirante in cotone della K&N. Ragazzi, forse dall'onboard non si riuscirà a capire, però per rimediare eccovi un bel test del sound. Direi che questo scarico GPR suona veramente bene. Bene ragazzi, saliamo a bordo della moto per vedere come si comporta. Vi parlerò dell'XT come se fosse la prima volta che la guido. Come prime impressioni vi dico che è una moto abbastanza alta, infatti è alta circa 855 mm dal suolo, però anche per me che sono alto 1,70 m non è nulla di eccezionale, riesco a toccare bene con un piede e a fermarmi in sicurezza. Per i puristi sarà un'eresia, ma l'introduzione principale di questo modello XT600E è appunto l'accensione, perché nei modelli precedenti avevamo un kickstarter, mentre in questo basta girare la chiave e premere il pulsante di avviamento. Ed ecco che si accende, senza scalciare, perché poi capita che se non la si sa accendere si ingolfa, cose del genere, quindi o se ne partono tibie, caviglie, oppure se ne scendono i santi dal calendario, due sono le cose. Continuiamo, vedete che la moto risponde davvero molto bene al gas e sentite anche il suono di questo terminale GPR, come suona bene. Ok, la prima cosa che si nota è la posizione di guida. Si sta davvero molto rilassati su questa moto, si mantengono braccia leggermente piegate, non si affaticano i polsi e la schiena è bella diritta. Il cuore pulsante di questa moto è un monocilindrico raffreddato ad aria dalla cilindrata di 595 cm3, un grande mono come quelli degli anni 80, però addomesticato. Infatti negli anni 90 la cavalleria dell'XT si riduce da 45 cavalli a 40, però direi che sono più che sufficienti per spostarsi in città, in paese e in autostrada. In pratica ragazzi non bisogna pretendere troppo da questa moto, che rispetto ai monocilindrici di oggi ha un motore che è un dinosauro, però questo dinosauro è davvero indistruttibile. Infatti l'unica cosa a cui dovete prestare attenzione sarà cambiargli l'olio una volta all'anno, registrargli le valvole quando le sentite, e tutto qui. Come suona bene questa marmitta! Le curve della costiera amalfitana non penso siano il posto dove questa moto eccelle, però se la cava molto bene. Abbiamo all'anteriore un bel cerchio da 21 pollici, sfortunatamente in acciaio e non in alluminio, che però ci garantisce una maggior stabilità alle alte velocità, mentre al posteriore abbiamo un cerchio un po' particolare, un 17 pollici, cosa che fa storcere il naso a molti, che però in ambito autostradale è davvero una delizia. Ovviamente questa moto non va portata come la sto portando io adesso, questa è una moto di coppia che lavora a bassi giri. Il cambio risponde molto bene. In uscita di curva ragazzi, accelerando, ho sentito una leggera perdita al posteriore, una perdita di aderenza.
Adesso monto dei pneumatici Metzeler Tourance che mi permettono di fare delle pieghe decenti. Le vibrazioni ci sono e si sentono, ma nulla di troppo esagerato e nulla che non si possa gestire. Questa moto è una moto nuda e cruda, sicuramente addomesticata rispetto a molte altre moto degli anni 80, però il solo salirci sopra ci dà delle emozioni uniche. Il suono del monocilindrico, di queste accelerate, di queste pa pa pa, di queste botte del motore, mi riporta indietro nel tempo. È davvero una sensazione unica e secondo me anche solo per questo vale la pena acquistare una di queste moto. Come controlli, pulsantiere abbiamo le frecce, clacson, da questo, abbaglianti, switch per spegnere le luci di posizione, tasto rapido per l'abbagliante, tasto d'emergenza e accensione. Ecco qua, questa è l'elettronica della moto. Ovviamente le cose base, ma come vi ripeto, per me bastano e avanzano. Una moto che adoro perché anche io personalmente posso metterci le mani, quindi senza iniezione elettronica, è una moto a carburatori. Il carburatore lo si pulisce, si può modificare, si può aprire. E sfruttiamo questo semaforo rosso per parlare un po' di questa moto. Allora, quindi come potete aver sentito è una moto che davvero considero tutto fare, una moto molto comoda, i freni sono adeguati al tipo di moto, la moto pesa circa 160 kg, quindi alleggerendola con scarico, collettori eccetera si guadagnano circa una decina di chili ed è davvero una moto sicura. Ovviamente non ha ABS, non ha nessun altro tipo di controllo elettronico. L'unico controllo elettronico è il polso, ragazzi. Quindi sta alla bravura del guidatore, del pilota, gestire questa moto che appunto rimane gestibilissima perché con i suoi 40 cavalli è davvero gestibile da tutti. In autostrada può essere abbastanza scomoda perché siamo totalmente esposti al vento, però è un compromesso da accettare perché ovviamente non possiamo avere una moto che va bene in tutto. Le moto che di sicuro ci parano di più in autostrada poi sono più goffe nel traffico, sono meno snelle. Questa è una moto davvero molto agile. Dove è il maggior punto di forza di queste moto secondo me? Prima cosa il prezzo, perché sono moto che fino a molti anni fa te le regalavano quasi. Adesso c'è stata una grande impennata per queste enduro vintage, che però comunque sono prezzi accettabilissimi comparate ad altre moto. È vero, con 2.000-3.000 euro si porta a casa una moto che è vecchia, che ricordiamoci che comunque rimane una moto vintage con una tecnologia sorpassata, che però ti dà delle emozioni. Per me il secondo punto di forza di queste moto è sicuramente il prezzo dell'assicurazione, concorrenziale rispetto a molte moto moderne. Quindi ricapitolando ragazzi, l'XC600 è una moto che consuma davvero poco, una moto economica, si riescono a trovare i pezzi di ricambio, anche se i prezzi non sono dei più accessibili.
Si paga poco di assicurazione, la moto è costata poco e direi che anche di estetica ci siamo. Sta tornando molto di moda l'enduro vintage, però l'XT600E in particolare mi piace molto perché unisce il meglio dei due mondi, ovvero è aggiornata esteticamente ma mantiene il feeling degli anni 90. È una moto gestibilissima, perfetta per chi vuole iniziare ad andare in moto, una moto molto gestibile con i suoi 40 cavalli, motore instancabile, raffreddata d'aria, non ha controlli elettronici ma ragazzi non servono. I freni sono adeguati ad un enduro vintage, non sono potentissimi perché non devono esserlo. Con le sospensioni ci siamo, come potete vedere su questi basoli riesco a parlare tranquillamente e non sento minimamente le botte della strada dissestata. Ed è davvero una moto agile, riesco ad infilarlo ovunque, ripeto sono alto 1,70 m e anche stando fermo riesco a spostarla e indirizzarla dove voglio. E poi che ve lo dico a fare, questo scarico è la ciliegina sulla torta. Conviene comprare un enduro vintage nel 2022? Secondo me sì. Bene ragazzi, concluderò qui il video, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like e un commento qui sotto per farmi sapere se anche voi la pensate come me. Un saluto dalla mia XT600 e da me e ci vediamo al prossimo video.